Ciao amici, bentornati o benvenuti nel canale Segreti da Chef. Oggi una ricetta versatile, protagonista del quinto quarto, ovvero la lingua di manzo cotta a bassa temperatura. Eccola qua. Io ho già preparato la soluzione di acqua e sale con un po' di succo di limone. La andiamo a immergere nell'acqua, la teniamo così per almeno 3 ore. Io la lascio qua dentro al contenitore per una notte intera. Questo processo serve per purificarla da tutte le impurità che contengono la lingua, in modo da poterla cuocere e mangiarla in sicurezza. Passata una notte intera, è giunta l'ora di avviare la cottura. Prima di tutto andiamo a accendere il runner, impostiamo la temperatura a 65 gradi per 8 ore e avviamo. Adesso andiamo a fare i risciacqui con abbondante acqua fredda alla nostra lingua. Quindi la prendiamo, la togliamo da questa soluzione di acqua, sale e limone, vedete l'acqua come è diventata, e cominciamo a sciacquarla bene con l'acqua fredda. Più fredda è meglio è, perché va sciacquata bene 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 bene. E andiamo a togliere il sale in eccesso che può aver preso dalla soluzione. Ecco qua. Laviamo anche le verdure, sedano, carote e cipolla e le lasciamo qua, mentre la nostra lingua la trasferiamo nel tagliere e andiamo a pulirla. E andiamo a togliere questa parte qua, vedete? Tutta questa parte qua, che ovviamente non andrò a buttare via, l'andrò a cuocere in un sacchetto sottovuoto separato, che poi vedo cosa ci posso fare in un altro momento. Vedete, qua c'è una vena. Ci sono 2 vene molto grosse che portano il sangue. Questo è molto importante, che controlliamo che siano libere dal sangue, altrimenti dobbiamo andare a spingere qua, in questa parte qua. Vedete, c'è un po' di sangue qua, quindi adesso lo andiamo a sciacquare bene, altrimenti potrebbe diventare amara la lingua. Vedete, anche qua c'è un po' di sangue, che gliel'ho tagliata più in giù la vena di qua, quindi gli vado a dare un ultimo risciacquo per togliere questo sangue che c'è dentro queste vene e poi lo andiamo a condire. Lo tamponiamo un po' con la carta assorbente in modo da togliergli l'acqua in eccesso. La condiamo con un po' di sale, non esageriamo, come sempre il sottovuoto amplifica i sapori, rimane tutto lì, non evapora niente. Un po' di pepe, la massaggiamo un po', andiamo a aprire il sacchetto sottovuoto, mi raccomando sempre rigirarlo per non compromettere la sigillatura, e la mettiamo dentro. Ora ci tagliamo la mirepoix di sedano, carote e cipolla. Serve una mirepoix piccola, ma va bene anche un taglio di mirepoix grande. Anche la cipolla. Mettiamo tutto nel sacchetto in questo modo. Gli aggiungiamo anche una foglia d'alloro, anche 2 che sono piccoline, non sono grandi, sempre lavate, e un goccino d'olio, non troppo, anche questo basta, ed è pronta per andare a mettere sottovuoto. Ma prima di andare a mettere sottovuoto questa, voglio mettere via anche nell'altro sacchetto l'altro pezzo di lingua, quella che la tiene legata al palato. Quindi lo andiamo a sciacquare, controllare la vena come detto prima.
Tamponiamo anche questo dall'acqua in eccesso. Anche qua mettiamo un po' di sale, un po' di pepe, diamogli una massaggiatina veloce e nel sacchetto anche questa. Aggiungiamo un goccino d'olio anche qua, rigiriamo il sacchetto sempre controlliamo che sia sigillata bene e la appoggiamo qua in attesa che arrivi a temperatura il runner. Chiudiamo anche questa, controlliamo anche questa sigillatura. Perfetto, ci siamo. E ora non ci resta che aspettare che il runner arrivi a temperatura. È a 47 gradi, quindi non ci dovrebbe voler molto. Bene, giunti a temperatura, come sempre immergiamo e abbiamo la prima fase di cottura di 8 ore a 65 gradi. Nel frattempo che la lingua cuoce vado a fare la salsa verde. Per fare la salsa verde ci occorrerà la mollica del pane, un po' di aceto di vino bianco, ovviamente il prezzemolo, le acciughe, l'aglio, i capperi, il tuorlo suodo dell'uovo, olio d'oliva extravergine e un pizzico di sale all'occorrenza. Prima di tutto spezzetto un po' il pane in questo modo, dopo vi lascio la ricetta precisa con tutte le dosi in descrizione, quindi andatevela a vedere. E poi questa salsa qua sarebbe bene lasciarla almeno 24 ore in frigorifero coperta, in un contenitore coperta, a riposare, che si insaporisce di più. Tanto la lingua, una volta che l'abbiamo cotta, abbiamo una shelf life di almeno 2 settimane se non 3, quindi ci riusciamo a farla, anche se la facciamo adesso, la mangiamo tra 2 giorni, la lingua va benissimo e la salsa si insaporisce bene. Quindi andiamo a metterci l'aceto nel pane, così lo facciamo mollare. E questo lo teniamo qua da una parte. Il bicchiere lo mettiamo a lavare e cominciamo. Mi schiaccio l'aglio e comincio a trittarlo, poi il prezzemolo. Le foglioline del prezzemolo io le ho già lavate, le ho fatte asciugare, non si sono asciugate proprio del tutto, ma va bene lo stesso. E cominciamo a dargli una tritata grossolana. Poi man mano andiamo ad aggiungere le foglie di prezzemolo e continuiamo a trittarle. Però, come ho detto, non c'è bisogno di fargli un tritto fine, basta grossolano, che poi lo andiamo a passare nel blender e continuiamo a mettere un po' per volta fin quando non abbiamo finito tutte le foglioline. Perfetto. Una volta che l'abbiamo tritato così grossolanamente, andiamo a cominciare ad aggiungere l'acciuga e gli diamo una tritata anche all'acciuga in mezzo qua, così, anzi le acciughe, che sono 2 filetti. Poi gli aggiungiamo i capperi e in ultimo ci mettiamo anche l'uovo. Ora prendiamo il bicchiere del blender, gli versiamo il prezzemolo tritato con tutti gli altri ingredienti, mettiamo nella bilancia e aggiungiamo 150 g di olio. Incorporiamo anche il pane ammollato con l'aceto. Il sale invece aspettiamo a metterlo. Una volta che l'abbiamo girato lo assaggiamo e guardiamo se le alici e i capperi, che erano salati, sono sufficienti per dare la giusta sacidità. Quindi facciamo partire il blender
facciamo ancora girare, che non è perfettamente pronta. Volevo farvi notare che del blender metto l'ice crush, in modo che faccia dei giri con le lame e vada a richiamare, poi si spegne e vada a richiamare piano piano tutti gli ingredienti in basso, invece di darglielo continuato, perché altrimenti gli ingredienti starebbero sempre tutti in alto. Il programma per fare le granite, per intenderci. Vado a sentire se va bene di sapidità. No, manca un po' di sale, quindi glielo vado ad aggiungere e faccio girare ancora un pochettino. Bene, assaggiamo. Ci siamo. Quindi la rimettiamo nella ciotola, una ciotola che possa avere un coperchio come questo, ermetico possibilmente. Ecco qua, la nostra salsina è pronta, la copriamo e la mettiamo in frigo e sarà pronta per quando la nostra lingua sarà cotta, raffreddata e finita di tagliare. Terminato il primo step di cottura, andiamo a portare la temperatura a 85 gradi e gli diamo altre 8 ore. Quindi, come avete visto, non c'è bisogno di tirarlo fuori e aspettare che raggiunga la temperatura, ma lo facciamo continuare così. Al prossimo step. Manca poco alla fine della seconda fase della cottura per la lingua. Intanto io mi sono già preparato la soluzione con acqua, sale e ghiaccio, in modo da farla raffreddare più in fretta possibile. Attendiamo quindi gli ultimi secondi, poi la scorriamo e la immergiamo immediatamente nell'acqua per farla raffreddare il prima possibile. Ecco qua, terminata. La prendiamo e la mettiamo a raffreddare immediatamente. Una volta raffreddata la mettiamo in frigo. È arrivato il momento di servirla. La lingua è pronta, la salsa verde è qua, fatta 2 giorni fa. Andiamo a fare 2 impiattamenti, la classica lingua con la salsa verde e la terza fase di cottura, dove gli andrò a fare la demi-glace della lingua e l'andrò a scottare per quelli che non mangiano la salsa verde perché c'è il pesce dentro. Apriamo il sacchetto, togliamo il liquido, non servirebbe neanche più di tanto scolarlo e filtrarlo così, però voglio andare a togliere l'alloro e volevo verificare che fosse tutto a posto e non ci fossero pezzi, perché comunque adesso con il blender andiamo a frullare tutto per fare la salsina. Quindi vediamo tutto bene così, tiriamo via le foglie d'alloro. Veramente un profumo incredibile, fa venire l'acquolina in bocca solo dal profumo che fa. Mettiamo tutto nel blender, anche questa, e la vado a frullare. Perfetto, controlliamo, è frullata, la possiamo andare a rimettere qua e la appoggiamo nel gas e cominciare a restringere. Togliamo la pelle esterna della lingua, incidiamo qua e la andiamo a togliere così. Vedete, si sfila bene. È duro all'inizio per prenderla, però dopo si sfila bene. Adesso incidiamo anche da questa parte di qua e facciamo lo stesso processo che abbiamo fatto di là, la sfiliamo così.
Una volta che l'abbiamo pulita, questo non serve, lo possiamo buttare via, non ci possiamo fare niente. Puliamo il piano di lavoro, mi raccomando, il piano di lavoro sempre pulito quando cuciniamo. Ci prepariamo la fetatrice e vado a fare 4 presentazioni diverse, 3 presentazioni con la salsa verde e una presentazione con la salsa scaldata e ristretta, che è qua e sta cominciando a scaldarsi e ristringersi. Per la salsa verde vi vado a fare un taglio abbastanza fine e la vado a disporre a mezzaluna. Ovviamente le prime fette sono quelle più piccole, quelle un pochettino più complicate da aggiustare. Vedete la cottura ed è morbidissimo, una cottura rosata. Questa è una che poi ovviamente non è finita, ma andiamo a finire di presentare. Intanto tagliamo tutte le fette in tutti i piatti. Invece in questo piatto col bordino leggermente rialzato gliela voglio mettere nel mezzo. Per l'altro piatto con la salsa che lo vado a scaldare la taglio leggermente più spessa, perché un po' la dobbiamo scaldare. L'appoggio un attimo qua nel tagliere in modo che dopo la trasferisco nella padella e la vado a segnare. Aspettiamo che la salsa sia pronta e andiamo a decorare gli altri piatti. Eccoci qua con i nostri 3 piatti. Prendiamo la salsa verde, la mescoliamo un po'. Anche questo è un profumo fantastico, fa proprio venire voglia di mangiarla. E la andiamo a appoggiare qua nel mezzo, in modo che si possa andare a intingolare la lingua. Qua gliela mettiamo, diciamo così, lo stesso per intingolare la lingua. In questa qua invece gliela voglio mettere sopra direttamente. Ho preso dei fiori eduli, però prima di mettere i fiori eduli voglio mettergli ancora un goccino d'olio sopra la lingua. Tanto qua controlliamo la salsa. Se la volete più stretta la salsa potete usare la maizena, la fecola di patate, renderla più densa. Prendiamo i fiori e andiamo a finire di decorare il piatto. Potete decorare, mettere i fiori dove meglio credete. Ovviamente questi sono fiori eduli, quindi sono commestibili, li potete mangiare. Come sempre, se vi si sporca dovete pulire il piatto, mi raccomando, sempre pulito per un'ottima presentazione. Piatto semplice, di semplice presentazione ma molto invitante. Ovviamente se non vi piace la salsa verde potete sempre servirla con una salsa tonnata. Questi adesso li mettiamo qua da una parte, li teniamo qua e andiamo a finire l'altro piatto per mio figlio che non mangia il pesce. Controlliamo sempre la salsa, giriamo di tanto in tanto la padella per farla scaldare. Mi raccomando, senza olio, senza niente, non serve assolutamente niente. Padella antiaderente che poi andiamo a segnare la lingua. Controlliamo sempre la salsa, sentiamo se la padella è calda, no? Aumentiamo un po' la temperatura. Qua la salsa è praticamente fatta. Adesso l'assaggio di sale, se va bene. Magari un pizzichino di sale in più, però per me ci può stare, va bene anche così. La padella penso che sia calda, andiamo a segnare la lingua. Basta poco poco, non serve molto perché alla fine è già cotto, bisogna solo dargli un pochettino di colore, vedete, così. Come vi dicevo,
padella antiaderente senza grasso, perché comunque butta fuori il collagene suo. Basta, la mettiamo nel piatto. Vedete, ci vuole veramente poco, giusto segnarla così ed è fatta. Controlliamo la salsina. Ok, ci siamo. A me non piace più densa, mi va bene così, quindi gliela vado direttamente a mettere sopra e anche questo piatto è fatto. Come vedete, i piatti in 5 minuti li abbiamo fatti. Abbiamo fatto 4 porzioni di piatto, avevamo tutto pronto, la lingua era solo da tagliare, veloce e pronto per un pranzo con gli ospiti, un pranzo o una cena con degli ospiti anche importanti, perché questa alla fine, nonostante che sia il quinto quarto della bestia, fatto così alla fine viene fuori un pezzo molto prezioso, un piatto gourmet da vero chef. Ma adesso andiamo all'assaggio. Sono indeciso quale assaggiare, sicuramente questo glielo dovrò lasciare a mio figlio perché lui non mangia il pesce, e sono indeciso quale piatto andare a assaggiare io. Di salsa verde, la lingua. Non posso dirvi niente, dovete provarla, è veramente qualcosa di spaziale, di strepitoso. Se provate a farla, invitate qualcuno perché farete un figurone. Piatti chiari e amicizia lunga, al prossimo video.